C'è un'industria nascosta, un sistema criminale che si nutre di illusioni e disperazione. Call center perfettamente organizzati, migliaia di operatori addestrati a un solo scopo: svuotarti il conto in banca. Dietro di loro un impero della truffa che opera alla luce del sole, mascherato da opportunità di investimento. Parliamo di centinaia di milioni di euro spariti e di vite finanziarie distrutte. Grazie a una fuga di dati senza precedenti, 1,9 terabyte tra documenti interni, bilanci segreti, chat compromettenti e 20.000 ore di telefonate registrate. I file ottenuti dalla svedese SVT ci permettono di smontare pezzo per pezzo questo ingranaggio all'apparenza perfetto. Ci sono due reti operative, distinte ma gemelle nella struttura, con basi tra Europa, Israele e Georgia. In soli 4 anni hanno guadagnato circa 275 milioni di euro, truffando oltre 32.000 vittime in tutto il mondo. E quando si parla di truffe legate ai finti investimenti, spesso si fa l'errore di pensare a dei call center con strutture improvvisate. Ma questa qui è un'industria, ha gerarchie rigide, protocolli precisi, una struttura aziendale replicata come un franchising della truffa. Sono call center all'avanguardia, perfettamente attrezzati, nascosti dietro edifici importanti, come a Tbilisi, in Katawaradze Street, o nella Sapphire Tower a Ramat Gan, in Israele. Quegli uffici però sono anonimi, non ci sono insegne, e sono affittati tramite società fantasma intestate a prestanome. All'interno c'è un sistema piramidale rigido e efficiente. Manager e team leader sono divisi per lingue: spagnolo, inglese, italiano, russo. I venditori sono dei veri e propri predatori finanziari, addestrati a manipolare le vittime. Poi ci sono i dipartimenti di supporto, come risorse umane, l'IT, il marketing, incaricati di comprare i contatti, i cosiddetti lead. E ci sono persino reparti di compliance e controllo qualità, ma non per prevenire le frodi, bensì per affinarle. C'è un documento dell'agosto 2023 che rivela la dimensione dell'impero: 480 dipendenti sparsi tra Cipro, Bulgaria, Israele e Ucraina. E al vertice di quest'impero i volti restano nell'ombra, protetti da società offshore e prestanome. Ma nella rete georgiana un nome affiora grazie alle testimonianze. Si chiama Kaki Kevgishvili, ha 33 anni, è georgiano e i dipendenti lo indicano come il vero padrone. È lui a decidere stipendi, promozioni e a prelevare fondi. Eppure ufficialmente non esiste. Quelle società sono intestate ad una sua amica, Mary Shotadze, mentre lui manovra il sistema da dietro le quinte. E dall'esterno sembra un'azienda super tradizionale, uffici moderni, feste aziendali, benefit, ma dentro c'è un gioco spietato. Ci sono classifiche per i migliori truffatori, con bonus legati alle somme storte, Rolex assegnati per chi ha svuotato più conti degli altri, meme e gif scambiati tra le agenti per celebrare le vittorie sulle vittime. Ma la parte più oscura emerge nelle chat interne, nei sistemi CRM che registrano ogni interazione. Quello che si nota è che non si tratta solo di truffe, ma di una cultura del disprezzo. Gli agenti dei call center si scambiano insulti denigranti sulle vittime. Oltre a derubarle, le umiliano e le insultano. Alcuni arrivano persino a mettere in scena dei scherzi crudeli contro quelli che hanno smascherato l'inganno. Questa spietatezza non è un caso, ma un ingranaggio essenziale del sistema, forse per difesa psicologica o forse per la qualità indispensabile per dominare quel tipo d'ambiente. Perché dietro ogni chiamata che svuota i conti bancari c'è un addestramento metodico, scientifico, un'accademia della manipolazione dove i giovani multilingue vengono trasformati in predatori finanziari. E tutto inizia dal giorno 1, l'immersione. Quello che è il primo contatto è uno shock. Si fa subito notare la differenza tra il salario medio e il potenziale guadagno, un confronto che spegne molti scrupoli e accende tante ambizioni. E poi iniziano gli esercizi, leggere copioni ad alta voce per perfezionare il tono e la velocità. Immaginare di avere $10.000 in mano. Cosa ci faresti? Questo è un metodo per comprendere le leve motivazionali delle vittime. E poi creare un'identità fittizia, scegliere un nome d'arte, dietro cui nascondere quell'inganno. Giorno 2. Abbattere le difese. L'arma principale che viene consegnata è la Bibbia della persuasione, un manuale di risposte per demolire ogni obiezione. Non ho soldi? Si suggeriscono prestiti. Sono felice così. Nessuno è felice, nemmeno i miliardari. Preferisco la banca. Sa cosa fa la banca coi suoi soldi? Ci guadagna, perché deve arricchire loro e non lei. E poi si passa al gioco delle obiezioni, dove un formatore esperto bombarda l'apprendista con solo rifiuti. L'allenamento è brutale e non esiste un no accettabile. Il compito della giornata è quello di memorizzare lo script base e ripeterlo fino a interiorizzarlo. Giorno 3. Conoscere la vittima per distruggerla. La tecnica del conosci il cliente, nata per proteggere i correntisti, qui si trasforma in un'arma contro di loro. L'obiettivo è raccogliere informazioni personali per poi sfruttarle successivamente. Domande all'apparenza innocue, come lavora nella finanza,
Ha esperienze di trading? Oppure quanti anni ha? Sono tutte domande fondamentali per essere sfruttate in seguito. E oltre a questo, ci sono le domande fittizie create per alzare dei complimenti costruiti. Sembra molto giovane per aver fatto già questa cosa. Oppure, dalla voce, mi sembrava molto più giovane. Sono tutti trucchi base in grado di far abbassare le difese del potenziale truffato. Giorni 4 e 5, simulazione e gerarchia della truffa. L'ultima fase è una serie di prove intense di chiamata. Lo script base è chiaro: non chiedere se la potenziale vittima è occupata, non dargli spazio per pensare, attaccare subito e presentarsi come un'opportunità imperdibile. Il focus è sulla tecnica chiave: passare la chiamata al senior. Il truffatore esperto viene così presentato come un'autorità, accessibile solo ai migliori, vendendo così l'idea che parlare con lui sia un vero privilegio. E una volta che i nuovi agenti sono operativi, da lì il controllo diventa ferreo. Tra le performance review trapelate scopriamo i criteri di valutazione. C'è la capacità di improvvisare e spingere senza esitazione, la voce piacevole o almeno persuasiva, non lasciare che il cliente prenda decisioni in autonomia. Tra le recensioni c'è quella di un agente, Mike Hastings, che viene bocciato perché è troppo cauto, perde tempo, menziona la truffa di sua iniziativa, errore fatale. E poi c'è Veronica Novak, che riceve un 10 su 10, insistente, aggressiva, non lascia scampo alla vittima. Ma ora, passando al processo di estrazione del denaro, qua scopriamo che è una catena di montaggio progettata per massimizzare l'efficienza e minimizzare i rischi. Ogni fase è pensata per manipolare e sfruttare la vittima fino all'ultimo centesimo. Inizia tutto con la fase 1, acquisizione del lead. La prima trappola è una pubblicità ingannevole sui social, in particolare su Facebook e Instagram, e che viene travestita da falsa notizia, spesso accompagnata da facce conosciute di attori, presentatori, giornalisti. Chi clicca su questi annunci e lascia i propri dati sensibili diventa un lead o un contatto. E lì sono aziende come Oreias Limited che comprano e vendono questi lead a prezzi esorbitanti. Fase 2, la conversione iniziale. I lead vengono trasferiti ai team di conversione, con agenti più giovani e ambiziosi che iniziano a contattare rapidamente e a sondare l'interesse della vittima per indurla a un piccolo investimento iniziale, di solito tra i 200 e i $250. Da lì si accede a una piattaforma fittizia, come la Golden Currencies, un marchio clone che è privo di una vera entità legale. E una volta che il primo versamento è effettuato, si passa al passo successivo. Fase 3, estrazione massiva. Il cliente ora passa nelle mani del team di agenti più esperti e abili, dove tutti operano con false identità, utilizzando documenti contraffatti, passaporti modificati e foto rubate o generate dall'intelligenza artificiale. Questo lo fanno per dissipare i dubbi e far abbassare lo stato d'allerta delle vittime. Poi, con le informazioni personali estorte in precedenza, iniziano a far leva su desideri, paure, vulnerabilità. Propongono affari irresistibili su asset molto popolari come Tesla o Bitcoin, creando l'illusione di opportunità imperdibili. Quando i fondi si esauriscono, spingono la vittima a contrarre prestiti o a chiedere soldi a familiari o amici. Fase 4. Controllo tecnologico. L'elemento chiave per perfezionare il controllo è l'utilizzo di piattaforme fittizie, con la promessa di supporto e gestione dell'investimento. Nelle piattaforme manipolano i dati portando quel bilancio da centinaia a diverse migliaia di euro o dollari, rinforzando la convinzione che quegli investimenti sono davvero profittevoli. Fase 5. L'ultima spremuta. Quando la vittima tenta di ritirare i presunti profitti, scatta l'inganno finale, il sistema si blocca. Pretesti infiniti vengono creati per giustificare il blocco del prelievo, false segnalazioni di antiriciclaggio, tasse inesistenti, commissioni aggiuntive. In questa fase, altri agenti entrano in scena, fingendo di essere delle autorità fiscali o legali, o addirittura a supporto della piattaforma. Pretendono dei pagamenti extra per sbloccare quei fondi, costringendo la vittima a indebitarsi e versare ulteriori somme. Questa è l'ultima estorsione, l'ultima fase di una truffa che non ha mai fine, dove la vittima viene spremuta fino all'ultimo centesimo. Ma la fase più delicata è quella di muovere centinaia di milioni di dollari, attraverso un'infrastruttura finanziaria complessa e opaca, progettata per eludere i tradizionali controlli bancari. Le vittime stesse vengono istruite su come utilizzare dei specifici canali per mascherare i movimenti di denaro. I fondi vengono trasferiti direttamente su wallet cripto, controllati dai truffatori, o tramite exchange specifici, canali scelti per la loro difficoltà di tracciamento. Questo sistema consente di rendere quasi invisibili i flussi finanziari, evitando le normali verifiche bancarie. Poi le neobanche o i servizi di pagamento elettronico vengono usati come snodi intermedi. Gli agenti forniscono alle vittime degli script dettagliati su come interagire con gli operatori bancari, suggerendo risposte plausibili per giustificare quei trasferimenti. Le vittime, credendo di seguire semplici istruzioni, vengono guidate in un percorso di inganno. E tra le piattaforme che emergono dalla fuga di dati c'è Kratos, collegata a una società canadese, la Blue Whale Tech Inc., che serve da gateway per i trasferimenti illeciti.
Questi generi di exchange, che hanno ricevuto decine di migliaia di euro e dollari da numerose vittime, sono spesso difficili da tracciare. Ma quel denaro non rimane mai fermo e viene movimentato attraverso una rete intricata di società di comodo, shell companies, registrate in paradisi offshore e intestate a prestanome. Questo sistema rende impossibile risalire ai beneficiari finali e le registrazioni finanziarie trapelate rivelano come questi flussi vengano giustificati tramite fatturazione fittizia. Ed è stata scoperta anche l'esistenza di un servizio online che offre fatture false e dettagli di società già pronte all'uso. Va detto che a volte le stesse vittime finiscono per diventare anche i muli, trasferendo denaro senza saperlo ad altre vittime. Questo aggiunge un ulteriore livello di complessità per le indagini, poiché le vittime stesse contribuiscono inconsapevolmente al circuito della truffa. Ma va detto che l'inchiesta Scam Empire non si limita a rivelare solo i singoli atti criminali, mostra un modello industriale della frode che opera con una straordinaria efficienza. Le sue principali caratteristiche sono l'organizzazione professionale, strutture gerarchiche, specializzazioni, incentivi e un rigoroso controllo. Ogni parte del processo è progettata per massimizzare il profitto. C'è metodologia scientifica con un addestramento psicologico intensivo, degli script standardizzati e l'uso strategico della tecnologia che rendono il modello ancor più sofisticato. Ma va sottolineato soprattutto il supporto di una rete internazionale, perché questo modello, con la sua natura transnazionale, rende le indagini incredibilmente difficili per tutte le forze dell'ordine locali. E l'abilità di adattarsi velocemente è uno dei loro aspetti chiave, sostituendo quei metodi che non funzionano più con nuove strategie. Questo perché se le misure tecniche rendono difficile il phishing puro, allora queste realtà si concentrano maggiormente sull'ingegneria sociale, sulla manipolazione psicologica diretta delle vittime. Infatti in questo campo l'unica difesa è la conoscenza, perché nessuno strumento tecnico può impedire una truffa al 100%.